Oggi finalmente vi parliamo di una fotocamera medio formato, la Rolleiflex. Prima di farvi vedere le foto, vi vogliamo parlare un po' di questa macchinetta che ci ha fatto sia dannare che innamorare allo stesso tempo e tutte le disavventure che ci hanno accompagnato prima di riuscire a scattare un rullino con questa Rolleiflex. Torniamo un attimo indietro, perché questa macchinetta non è solamente la Rolleiflex, una macchinetta storica, ma era la macchinetta di mio nonno, che qualche anno fa mi ha regalato la sua Minolta SRT 100X, introducendomi così alla fotografia analogica, e qualche mese fa ha deciso che era giunto il momento di fare sul serio e di regalarmi la Rolleiflex. La Rolleiflex 3.5F è una tra le più amate e ricercate. È stata prodotta tra il 1958 e il 1976 ed ha un obiettivo 75 mm, 3.5 come dice il nome stesso, che nel formato 6x6 è una tra le ottiche più comuni ed è corrispondente a un 40 mm sul formato 35. La prima cosa che facciamo è portare la macchina in riparazione, perché è una macchina che ha tanti anni alle spalle, è stata molti anni ferma e quindi la riparazione è stato ovviamente uno step imprescindibile. In realtà ci sono stati poi più step di riparazione, perché per la nostra inesperienza, la prima volta che abbiamo caricato il rullino ci siamo sbagliate e abbiamo forzato il meccanismo di avanzamento, per cui siamo andate a spanare questa piccola rotellina, che poi è stata definitivamente sostituita. Cominciamo quindi a portare in giro la macchina per testarla, prima allo Stadio Flaminio, poi al Parco di Veio, poi durante il nostro weekend in Umbria, e dopo una serie di peripezie che non staremo qui a spiegare, dopo aver sprecato un po' di rullini che per sviluppi venuti male, per motivi inesplicabili, finalmente arriviamo a portare la macchina in Albania, dove scattiamo il nostro primo vero e proprio rullino. Si vede che dovevamo arrivare fino in Albania per scattare con la Rolleiflex. Vediamo come si monta correttamente il rullino in una Rolleiflex. Come qualsiasi altro rullino 120 in realtà. Apriamo quindi il retro della fotocamera in questo modo. Inseriamo il rullino in questa incassatura inferiore facendo passare il film sotto questa barra e poi, facendolo scivolare sopra quest'altra, agganciamo il film alla spool superiore. In questo momento è bene aiutarsi senza fare eccessiva pressione con le mani, ma delicatamente supportare il film mentre si fa ruotare il meccanismo di avanzamento. Ed ecco qui che abbiamo fatto l'errore la prima volta, quando abbiamo caricato il rullino. Infatti non sapevamo che prima dello scatto va fatto un mezzo giro all'indietro fino a sentire un secondo click. Così ogni volta che facciamo scorrere un fotogramma, ruotiamo in avanti, si sente un leggerissimo click e senza forzare il meccanismo, che non andrebbe comunque avanti e non scatterebbe infatti senza il passaggio successivo, si torna indietro di mezzo giro, riponendo la levetta nell'apposito fermo. Si scatta e si va avanti così. Vediamo quindi più nel dettaglio come funziona questa Rolleiflex. Per quanto riguarda il funzionamento generale della macchina, in realtà è molto semplice. Ai lati abbiamo queste rotelline per l'accoppiata tempi e diaframmi. Vedete che se si ruota una rotellina cominciano a ruotare entrambe, e questo può essere molto comodo quando si scatta nella stessa condizione di luci e magari si vuole agire solo sulla profondità di campo o sulla velocità di scatto, perché in questo modo basta muovere una delle due rotelline e si sa che in automatico l'altro parametro seguirà compensando e mantenendo quindi la stessa esposizione. Nel momento in cui invece si vuole esporre per un punto diverso o cambiano le condizioni di luce, si possono settare nuovi parametri semplicemente andando a disaccoppiare tempi e diaframmi come premendo su questo pulsantino, ruotando in questo modo la ghiera. Importante che i due numeri devono essere ben allineati perché funzioni. Idealmente la macchina con l'esposimetro funzionante, le ghiere sono direttamente legate ai due indici dell'esposimetro che dovrebbero sovrapporsi nel momento in cui si sta esponendo correttamente la scena. Per quanto riguarda la messa a fuoco, si regola con questa rotella che fa scorrere avanti e indietro il fronte della fotocamera come se fosse un soffietto. E dal mirino a pozzetto possiamo vedere l'immagine nitida o meno utilizzando anche bene la lente di ingrandimento per verificare alla perfezione il fuoco. Per semplificare il processo, lateralmente c'è anche una scala approssimativa della profondità di campo corrispondente ai vari diaframmi. E poi si scatta da qui. C'è un blocco di sicurezza del pulsante, in questo modo è bloccato, in questo modo invece è libero di scattare. Quindi non rimane che prendere in mano la fotocamera, che è molto leggera, e notiamo come si prende comodamente in mano, e il pulsante di scatto, può essere chiamato ergonomico, per quanto sia una macchina di 50 anni fa, sicuramente rispetto ad una macchina come la Lubitel, che ha questo tipo di meccanismo di scatto, è molto più comoda. Qui c'è il pulsante del lato scatto,
che però nella nostra è l'unica parte che non era riparabile insieme all'esposimetro. Sul retro però ci sono delle indicazioni approssimative su come regolare l'esposizione a seconda delle varie condizioni di luce. Ci sarebbero molte altre cose da dire su questa macchina, ma internet è pieno di manuali e istruzioni e video molto più dettagliati nel funzionamento della macchina stessa. Noi vi riportiamo quelle che ci sembrano le informazioni basilari per divertirsi e scattare con questa macchinetta. Quindi finalmente possiamo farvi vedere le foto che ci regala questo gioiellino e vi dovrete fidare sulla parola se vi diciamo che già dai negativi si vede la qualità del medio formato e di questa macchina. Ecco quindi Alex che scatta il suo primo fotogramma allo scoglio. Io invece mi sento attratta dai disegni delle ruote sulla sabbia e poi ridò alla macchinetta Alex che continua la sua ricerca per le foto minimali e devo dire che questa è particolarmente riuscita. Peccato che dalla scansione non si possa capire la nitidezza impressionante che già è ben chiara dal negativo. Anche quest'altra foto con l'alberello al centro, perfettamente in linea con quello più piccino di questa piccola trinità alla base, trovo che sia una composizione molto azzeccata per il formato quadrato. Qui invece vediamo un po' di foto della spiaggia. La spiaggia semivuota di sera mi ha ispirato molto, perché ha quell'aria un po' malinconica. Non so se ho reso l'idea, ma penso anche che siano degli scatti che abbiano una coesione tra di loro, che raccontano una storia, insomma, la storia di un mare poco prima della stagione estiva, dove ci sono persone in costume e persone con il giacchetto e non si capisce bene chi ha ragione e chi ha torto. La mia paura era che il bianco e nero non fosse la scelta giusta per questo tipo di foto e invece devo dire che il connubio bianco e nero e medio formato quadrato mi è piaciuto molto. Qui non vedete le bande di contorno perché Cami ha dovuto raddrizzare la foto. Comunque abituarsi al mirino a pozzetto e l'immagine specchiata non è stato immediato, però devo dire che l'esperienza di scatto mi è piaciuta molto. E nel complesso penso infatti che siano le foto venute meglio di tutta la vacanza in Albania, su cui uscirà un video a parte. Anche se non mi sento una fotografa, quello che mi interessava era appunto rendere l'atmosfera, anche facendo, come dice Cami, le mie foto minimal, includendo pochi soggetti nella scena, che a volte è un modo invece di dire tanto. Infatti penso che le foto riescano comunque a convogliare questa sensazione di malinconia e attesa della stagione estiva, che ancora non è al suo apice. Ci teniamo però qualche scatto per il giorno dopo, perché vogliamo vedere un po' come si comporta e godere della luminosità del mirino a pozzetto anche in condizioni di luce diverse. Questa foto con la montagna che aveva questo nuvolone sembrava panna montata, mi piace molto, è interessante come nella scansione, essendo veramente di scarsa qualità, non si vedono bene le barchette a vela alla base della montagna, qui nel mare, se non come dei piccoli puntini, ma già solo osservando il negativo si capisce che sono degli elementi ben presenti. Ed ecco le ultime foto scattate sulla costa, qui in particolare mi piaceva il contrasto tra le palme e le montagne sullo sfondo, anche se è uno scatto così, niente di che. Ovviamente Cami deve sempre screditarsi. E così concludiamo il nostro primo rullino con la Rolleiflex. E dopo queste 12 fatiche di Ercole abbiamo avuto anche queste 12 soddisfazioni. Va bene. Volevamo fare la citazione colta. E quindi, con questo è tutto. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. E come sempre, buono scatto. Ciao! Ciao! La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi.